Benvenuti a un quiz pieno di curiosità sorprendenti. 25 domande tra storia, scienza, mitologia e natura. Riuscirai a fare 25 su 25? Hai solo 5 secondi per rispondere. Sei pronto? Iniziamo. Quale paese è conosciuto come la terra dei 1000 laghi? Svezia, Finlandia o Canada? È la Finlandia. È nota come la terra dei 1000 laghi, anche se in realtà ne ha circa 188.000. In molte tradizioni, che cos'è un mandala? Uno strumento musicale, un tipo di abito rituale o un diagramma simbolico usato per meditazione? Il mandala è un diagramma simbolico usato nelle pratiche meditative per concentrazione e armonia interiore. Quale tecnologia è nota per creare oggetti fisici da file digitali strato dopo strato? Stampa 3D, incisione laser o fresatura CNC. È la stampa 3D, crea oggetti reali a partire da file digitali, costruendoli strato dopo strato. Da quale pianta si ricava la vaniglia? Rosa, orchidea vanilla o lavanda? È l'orchidea vanilla. La vaniglia che conosciamo deriva dai baccelli dell'orchidea del genere Vanilla. Nell'antica Roma quali animali venivano osservati dai sacerdoti per trarre presagi? I gatti, i cani o gli uccelli? Gli uccelli. I sacerdoti dell'antica Roma osservavano il volo e il comportamento degli uccelli per interpretare segni e prendere decisioni importanti. Quale invenzione del XIX secolo era usata per conservare cibo prima dei frigoriferi moderni? Cella frigorifera a ghiaccio Icebox, microonde o liofilizzatore? È la cella frigorifera a ghiaccio, chiamata anche Icebox. Una cassa con blocchi di ghiaccio usata nel XIX secolo per conservare il cibo, prima che arrivassero i frigoriferi elettrici. Dove si trovava la leggendaria città di Babilonia? In Persia, in Mesopotamia o in Grecia? È la Mesopotamia. La leggendaria città di Babilonia sorgeva vicino al fiume Eufrate, nell'area dell'attuale Iraq. Quale paese ha più laghi di tutti? Il Canada, la Russia o la Svezia? È il Canada. Possiede più laghi di qualsiasi altro paese al mondo, con circa 879.800 laghi, più di tutti gli altri paesi messi insieme. Quale fenomeno ottico crea archi di luce colorati attorno al Sole o alla Luna? Corona solare, aloni o miraggi? Sono gli aloni. Sono archi di luce colorata intorno al Sole o alla Luna, causati dai cristalli di ghiaccio nell'atmosfera. Quale pianta fiorisce tutta insieme solo dopo molte decine d'anni? Quercia, bambù o betulla? È il bambù. Alcune specie fioriscono tutte insieme solo ogni molte decine d'anni, creando veri spettacoli naturali. Quale popolo costruì per primo le grandi ziggurat in Mesopotamia? I Sumeri, i Babilonesi o gli Assiri? I Sumeri costruirono per primi le ziggurat in Mesopotamia. Successivamente le realizzarono anche Assiri e Babilonesi, sempre come templi monumentali dedicati agli dei delle città. Quale uccello detiene il record di volo ininterrotto più lungo documentato? Rondine, beccacce o pittima reale? È la pittima reale. Detiene il record di volo ininterrotto più lungo documentato, percorrendo 13.560 km senza soste durante la migrazione. Quale spezia era più preziosa dell'oro nel Medioevo? Zafferano, cannella o pepe?
È lo zafferano. Considerato più prezioso dell'oro, era usato come spezia e colorante nel Medioevo. Quale simbolo rappresenta la pace nel cristianesimo? Agnello, colomba o croce dorata? È la colomba, simbolo dello Spirito Santo e della pace nel cristianesimo. Quale rettile può correre sull'acqua? L'iguana, il varano o il basilisco? È il basilisco piumato, chiamato anche lucertola Gesù Cristo, capace di correre sull'acqua per brevi distanze grazie alle zampe posteriori molto rapide. Chi erano i samurai nell'antico Giappone? Mercanti, guerrieri o sacerdoti? I samurai erano valorosi guerrieri dell'antico Giappone. In quale paese è nato il caffè? Etiopia, Yemen o in Turchia? In Etiopia. Il caffè cresceva spontaneamente nelle foreste e da lì ha avuto origine la sua coltivazione. Chi è famoso per aver attraversato l'Atlantico in volo su un aereo monoplano nel 1927? Amelia Earhart, Howard Hughes o Charles Lindbergh? Fu Charles Lindbergh, il celebre aviatore statunitense che nel 1927 attraversò per la prima volta l'Atlantico in solitaria e senza scali, a bordo del suo monoplano Spirit of St. Louis. Dove si trova il deserto più secco del pianeta? Australia, Cile o Sudafrica? È il Cile. Il deserto di Atacama è il più secco del pianeta, con zone che non vedono pioggia da secoli. Nella mitologia greca, chi aprì il vaso che liberò tutti i mali del mondo? Elena, Era o Pandora? Fu Pandora, spinta dalla curiosità ad aprire il vaso che liberò tutti i mali del mondo. Quale risorsa è chiamata oro nero per il suo valore economico? Carbone, petrolio o gas naturale? È il petrolio. Soprannominato oro nero, è una risorsa di enorme valore economico utilizzata in tutto il mondo per energia e industria. Quale simbolo è associato allo yin e yang nella filosofia cinese? Quadrato con linee, cerchio diviso in bianco e nero o fiore di loto? È il cerchio diviso in bianco e nero. Lo yin e yang rappresentano le due forze opposte e complementari dell'universo secondo la filosofia cinese. Quale mammifero marino è considerato tra i più intelligenti del pianeta? La balena, l'orca o il delfino? È il delfino. È tra i mammiferi marini più intelligenti, noto per la sua capacità di comunicare e comprendere comandi complessi. In quale parte del mondo si trova il lago Natron, famoso per il suo colore rosso e per conservare gli animali morti come se fossero pietrificati? Tanzania, Bolivia o Egitto? È la Tanzania. Il lago Natron è rosso per le alghe e i sali minerali e può uccidere gli animali che vi finiscono, lasciandoli intatti come se fossero pietrificati. Nella mitologia egizia, quale animale rappresentava il dio Anubi? Il gatto, lo sciacallo o il coccodrillo? È lo sciacallo. Anubi era raffigurato con la testa di sciacallo, simbolo del mondo dei morti e protettore delle anime nell'aldilà. Complimenti! Hai completato il quiz. Quante risposte giuste sei riuscito a indovinare? Scrivi il tuo punteggio nei commenti e se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e lascia un like. Ci vediamo al prossimo quiz.